Terzo giorno, direzione mattinata. Incuranti del pericolo e fiduciosi nei confronti del navigatore dell'auto, ci siamo avventurati per strade che è riduttivo definire coi peggiori aggettivi. Pericolose, oscene, agghiaccianti, mortali e chi più ne ha più ne metta. Dopo un inquantificabile numero di imprecazioni e rischi di morte, siamo infine giunti alla nostra meta. Ma i problemi erano tutt'altro che finiti. Primo fra tutti, trovare parcheggio. Da paura con la diossina dell'Ilva. Qua ti vengono qua, più rossi di Milva. E dopo somiglia alla pimpa. Nella zona spacciano la moria più buona. C'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma. Una volta sistemata l'auto, ci siamo fiondati verso il porto per noleggiare un gommone. Francesco si sentiva un po' troppo leggero, avendo abbandonato la sua fedele action cam sul cruscotto a temperature estreme. Fortuna che non ha ancora figli. Dove la notte è buia, 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 tanto che chiudi le palpebre, non le riapri più, vieni a ballare. Vediamo ora se si possono noleggiare delle barche qui al porto. Imbarcazioni ne vedo parecchie, ma dobbiamo capire se sono private o se sono del noleggio tutte. Vediamo se li intravedo, mi pare di vederli da qua e non hanno ancora niente. O aspettano me, o non c'è niente da noleggiare. Siamo sul Gargano, quello sì. Siamo a... Il contrario di notata. Con l'M. Siamo a Sassari. Il contrario di notata. Di? Notata. Appena prima del pomeriggio. Siamo in serata quindi. Siamo a Sassari Gargano. Serata? Ancora prima? Pomeriggio. Pomeriggio? Un po' prima, mezzogiorno. Beh sì, tecnicamente siamo lì. Bene, come volevo dimostrare, niente motoscafo a mattinata, che stiamo alla baia di Vigna Nautica. Abbiamo trovato un posto a parcheggiare per fortuna, possiamo dire anche gran buco di culo, perché alla baia delle Zagare non c'era posto, ci hanno mandato via e quindi dopo 2 ore di macchina a cercare spiagge dove poter balneare siamo arrivati alla baia di Vigna Nautica, che è questa qui. Ora ve la faccio vedere. Vi starete chiedendo perché questo gommone non si veda. Il fatto è che in Puglia, se vuoi qualcosa, devi ordinarlo 2 giorni prima. Abbiamo quindi optato per la baia delle Zagare, che non è quella che state vedendo. Il motivo ve l'abbiamo detto poco fa. Vi state chiedendo dove siamo? Volete davvero saperlo? Ma soprattutto, riuscirà Goku ad arrivare in tempo per salvare Krillin? No, non siamo su Namek. Questa è la baia di Vigna Nautica, famosa per i gabbiani assassini di droni. Bene, siamo arrivati alla foresta Umbra. Perché si chiama Umbra? Perché? Perché c'è Umbria. Cos'è? Stufi delle spiagge afose, abbiamo deciso di avventurarci nei boschi in cerca di ristoro. Più precisamente nella Foresta Umbra, chiamata così per la grande quantità d'ombra che regala, e unica foresta ad avere un isolotto mobile. Ammirate la vastità degli alberi. Dopotutto è una foresta, cosa pensavate di trovare? Oh, ma che bel gattino! Ma che cazzo di animali vedi? Ehi umano, nutrimi, o ti pisci in bocca. Volevo dire bau bau. Un consiglio: evitate di mangiare i funghi che trovate per terra. Potreste avere tendenze nudiste.
o regredire al periodo Cretaceo? Quanto mi secca aver sempre ragione. Ma diamo la linea ad Alberto. Buongiorno a tutti, siamo nella foresta umbra e come potete vedere siamo ai piedi, ai sottopiedi di un albero caduto in seguito a uno scorreggia troppo forte. Ma detto questo, notiamo che oltre a un sacco di flora che ospita questo tronco ci troviamo anche la fauna locale. Il camaleonte opportunista. Come vedete i suoi movimenti sono incerti, insicuri, perché non sa se approfittare della situazione o meno. È un po' dubbia la cosa. Ora lui dovrebbe riuscire a raccogliere. Perfetto, non l'avete visto perché è stato troppo veloce, ma ha raccolto 3 formiche che erano su quella foglia. Ora probabilmente finirà il tutto facendo movimenti sempre di questo tipo, mangiandosi quel fungo, e poi si calerà la pelle superiore per finire di copulare con il tronco. Anche nel sottobosco il cibo non manca. Ti piace inzuppare bene? Dolce, salato, Io di solito faccio un mix. biscotti, mandorle e noci, Sì. taralli zuccherati al limone, Ah sì. Questo prima almeno poi ci prendo. biscotti alle nocciole e semi di patriottismo. È molto buono comunque. Ogni volta un'emozione. Un sacco, incredibile. Vino cotto di fichi. Ma dovevo dirlo io, bastardo! E anche questo sta buono. Ah sì, perché Tra l'altro, grazie. Hai fatto ancora? Ancora, porca! ci fa la doccia. Ma ti ci metti anche tu, ma allora andate a quel paese tutti, ma che c***o qua a fare? Ma porca... Te li dico, non è che sono bravo io, la Puglia sa fare tutti i taralli, è solo mettere un olio pulito. Non posso. E comunque quello era caciocavallo affinato in grotta, Per via nasale. Lo so, sono pazzo, ma... Siete a metà strada. Il peggio è passato. Forse. Mi dispiace, non ci ho mangiato a metà. Per scoprirlo, seguite i prossimi video.